Fabio De Concilio, buongiorno. Massimo, buongiorno a te. Buongiorno Buongiorno Fabio, e grazie dello spazio che ci dedichi. grazie a te. Fabio, noi ci conosciamo dai tempi dell'IPO di marzo 2022. Corretto. Inizio, come faccio di solito, con leggere quello che scrissi nella lettera trimestrale del secondo trimestre del 2022 per descrivere le ragioni per cui investimmo nell'IPO di Farmacosmo. Farmacosmo, l'azienda gestisce un negozio online di prodotti per salute, farmacia e bellezza con una politica di acquisti just in time e zero magazzino che sta avendo grande successo. Ha un valore di mercato di 90 milioni di euro e un fatturato nel 2021 di 58 milioni, con una crescita di oltre il 50% all'anno negli ultimi 5 anni. Le operazioni sono organizzate secondo 3 attività principali. 1. Logistica, che si occupa di gestire fino a 12.000 ordini al giorno consegnati entro 20 ore con margini positivi. 2. Intelligence, che definisce il posizionamento competitivo e il customer journey per quasi 200.000 clienti, di cui il 74% è ricorrente, e un ticket medio di quasi 100 euro, con un alto rapporto di conversione. 3. Node, che comprende ricerca e sviluppo, innovazione di processo e infrastruttura IT. L'azienda è orientata a continuare la sua profittevole espansione in uno spazio e-commerce sottopenetrato e in rapida evoluzione, con un'elevata generazione di cassa che beneficia di forti economie di scala. Abbiamo pagato 2,25 euro per azione. Ecco qua. Poi purtroppo le cose non sono andate in quella direzione, per cui Fabio, iniziamo con, ti chiedo di descrivere molto brevemente la società a livello top down, partendo da te, dal tuo background, quindi lo sviluppo, la creazione e lo sviluppo di Farmacosmo fino ad arrivare alla quotazione. Benissimo. Allora, io ho 53 anni e il mio background è un background sostanzialmente esclusivamente di finanza, perché durante gli studi di economia, vinsi un concorso in banca, in una banca, all'epoca Deutsche Bank, e lì ho sviluppato tutta la mia carriera, fino a chiuderla a Londra. Ho sempre fatto l'investment banking, in particolare avevo una responsabilità sul dipartimento di DCM, del Debt Capital Market, quindi il mercato dei capitali del debito, e contemporaneamente, quindi diciamo verso la fine degli anni 2000, intorno tra il 2007 e il 2009, insieme a mio fratello Francesco, io cofondai una piattaforma di e-commerce che si occupava esclusivamente di elettrodomestici, elettronica da consumo, audio, video e brico. Questa piattaforma si chiama prezzoforte.it, la segue mio fratello, esiste ancora, anzi è allo stato attuale nel mercato domestico, quindi quello italiano, probabilmente l'unica piattaforma lontana dalle insegne, io intendo dire, sai, i vari Media World, questa roba qui, che come pure player in quel mondo. Considera Massimo che nel 2007 Amazon vendeva solo libri, non aveva alcun nodo aperto verticale a differenza dei libri, e noi vendevamo lavatrici online. Quindi diciamo, nella famiglia De Concilio si respira e-commerce già oramai, possiamo dire, da 17-18 anni. Io non seguivo quel business, ero solamente, tra virgolette, un equity, quindi era una roba che faceva mio fratello. La vita poi nel 2013-14 mi ha riportato a Napoli, dopo essere una lunga permanenza prima a Roma, poi a Milano e poi a Londra, sempre con mio fratello e altri amici abbiamo cofondato Farmacosmo.it. Farmacosmo è nata sull'esperienza di Prezzoforte, quindi abbiamo beneficiato di tutto quello che avevamo imparato dal 2007-2008 fino al 2013-2014, anno di messa online. Farmacosmo, come dice lo stesso titolo, combina le componenti di Pharma e di Cosmo, quindi delle componenti di prodotti farmaceutici e di prodotti cosmetici. Cosmetici è più corretto dire, diciamo, beauty, quindi cura della persona, eccetera, eccetera. Abbiamo beneficiato avendo nell'equity i più grandi distributori italiani, in particolare uno dei più grandi distributori italiani del mondo del pharma, la società si chiama Farvima, e il suo amministratore delegato Mirko De Falco, e dall'altra
la più grande società di distribuzione di cosmesi, Beauty, che si chiama Gargiulo e Maiello, e qui Alessandro Maiello che è il CEO, che sono azionisti di Pharmacosmo. Questa esperienza ci ha portato ad avere una crescita, come raccontavi tu, decisamente interessante e corposa fino all'anno dell'IPO. Decidiamo di fare IPO perché sostanzialmente eravamo diventati quello che io definisco una grey entity, un'entità grigia, non troppo piccoli, non troppo grandi, ma non riuscivamo ad andare con una crescita così esponenziale double digit solo con le nostre forze. Decidiamo per cui di approcciare il mercato di IGM, già da tempo non si chiamava più AIM, con, come hai raccontato tu, una componente di ricavi di circa 55-56 milioni, dove però alla data dell'IPO una fortissima componente di quei ricavi era di B2B, quindi wholesale. Pharmacosmo aveva una specializzazione dal 2016 sino al 2022 con un cliente molto importante al quale forniva dei prodotti con una discreta marginalità. Amazon. Quindi, io non posso dire chi è il cliente. Vabbè, te lo dico io. No, non lo so, io non... Ok. non- Vabbè, non- vabbè. quindi sostanzialmente quello che accade è che noi ci presentiamo al mercato con dei numeri decisamente importanti. Avevamo un importante circolante, avevamo un Quanto avete raccolto? Allora, noi abbiamo raccolto 22 milioni tra primario e secondario. Al netto delle fee sul conto di Pharmacosmo sono entrati circa 13 milioni e 8. Quindi questa ammontare di soldi a noi serviva per fare operazioni di M&A, ma soprattutto per fare quello che abbiamo raccontato al mercato. Noi al mercato durante il roadshow abbiamo detto che avremmo sviluppato una verticale di beauty perché credevamo e crediamo, e in questo almeno il trend di mercato ci dà ragione, che il beauty è ancora trainante, quindi essere verticale sul beauty, che avremmo sviluppato il mondo del pet, e ora racconteremo come lo abbiamo fatto, che avremmo sviluppato le farmacie fisiche e che avremmo sviluppato il digital health. Quindi ci siamo proposti al mercato chiedendo risorse per sviluppare queste 4 attività. Che cosa accade? Beh, innanzitutto, io non come dire, Massimo, noi non siamo qua per trovare scuse alla cattiva performance dell'equity. Di sicuro abbiamo disatteso alcune aspettative del mercato e questo va al di là degli eventi esterni che hanno caratterizzato questi 2 anni e mezzo di Pharmacosmo. Io ricordo che il giorno dell'IPO siamo stati l'unica IPO d'Europa a marzo 2022 perché neanche 14 giorni prima purtroppo iniziava un evento molto brutto che è la guerra in Ucraina. Tutte le IPO proposte venivano ritirate dai vari imprenditori. Noi abbiamo deciso di andare avanti comunque perché ritenevamo che fosse doveroso portare avanti il piano industriale che avevamo scritto. Tra l'altro, oltre alla guerra, c'era stata già da mesi un'impennata dei tassi di interesse. Era praticamente quasi l'inizio, perché poi tutto il 23 e parte del 24, come tu ben sai da banker, ha contraddistinto degli elementi inflattivi altissimi, tutti i tassi che sono esplosi. Però ecco, ancora una volta, diciamo, non voglio raccontare una storia che è difforme da quella che è la concezione del mercato, perché se mi metto il cappello di investitore e ce l'ho da 36 anni, il mercato ha sempre ragione. In un modo o nell'altro, market is always right. In un modo o nell'altro. Poi esistono altri elementi che sicuramente hanno raccontato da un punto di vista del valore dell'equity una storia diversa, ma a questo ci arriveremo. Detto ciò, quindi, che cosa accade? Accade che noi decidiamo di andare avanti. Decidiamo di andare avanti in un mercato che però iniziava ad avere un elemento esplosivo devastante, che era la fuoriuscita dei peer. Quindi un mercato, quello dell'IGM, che è un mercato che ti dà tantissime potenzialità. Ti dà la possibilità di, uno, brand awareness, essere riconosciuti in Italia in una maniera importante, perché hai una grande visibilità. 2, raccogliere risorse che diversamente potresti raccogliere solo o a debito o con un private equity, ma con un private equity con le regole che ben conosciamo di un private equity. Quindi ti dà democrazia di investitori. La delusione, se così la possiamo chiamare, mia, è stata quella di aver avuto, dopo neanche un mese e mezzo,
la consapevolezza che chi aveva sposato il progetto di Farmacosmo, e tu sei uno di quelli, e lo sei ancora, e noi te ne siamo infinitamente grati, si erano volatilizzati. Cioè noi come Farmacosmo, dopo neanche un mese e mezzo, abbiamo distribuito un dividendo di 1 centesimo, uno perché potevamo farlo, due per avere conoscenza anche di chi sono i nostri azionisti, perché noi dobbiamo sapere con chi interagiamo. Beh, Massimo, con nostra grandissima sorpresa, abbiamo scoperto che il 67% degli azionisti di Farmacosmo, che non erano 5, ma erano decine e decine di istituzionali, non esistevano più nel book. Erano Quando andati questo? via un mese e mezzo dopo l'IPO. Un Figurati. mese e mezzo dopo l'IPO. Allora, io credo che ci sia come dire, c'è da interrogarsi. C'è da interrogarsi sulla qualità del book che mi è stato proposto. C'è da interrogarsi a volte sulla qualità di taluni, non tutti, taluni gestori, perché poi esistono delle eccellenze nel mondo della gestione dei fondi in Italia, come esistono degli opportunisti, quindi delle opportunità di investimento. Ora però Farmacosmo 2,25 di IPO, arriva fino a 2,75, ma in un mese e mezzo girava a 2,30. Andar via con 2 punti di margine in un mercato di IGM, un investitore che casomai ci mette 1 million of euro, è alquanto strano. Quindi è stato un mercato caratterizzato negli ultimi 2 anni e mezzo, al netto dal disappointing, al netto dagli errori che io, come capitano del vaporetto, ho commesso, alquanto strano. Quindi ci troviamo, prego. Allora, come sai, io ho scritto in maniera molto approfondita e tante volte di questo fenomeno. Eh, Però adesso la cosa che mi hai detto, che i fondi entrati in IPO sono usciti subito dopo, Un mese e mezzo. non spiega però il fatto che il crollo del titolo c'è stato non allora, perché poi per tutto il 2022 il titolo più o meno è rimasto Sì, sì, ma noi sappiamo sotto esattamente, 2, e ma noi sappiamo quando, Io so ok. esattamente quando. Poi È stato marzo 23. la grossa cosa è stata il secondo trimestre del 22, dove il titolo è sceso Del del 23, 50%, del del 23. 23, scusa, del Ma c'è 50%. un motivo Questo, tecnico. ecco, dimmi. Il motivo tecnico è che a marzo del 23, quindi ad aprile del 23, Mm. era passato il famoso anno nel quale i detentori dell'equity avevano diritto ad una bonus share in ragione Sì, del 20% di quello che detenevano. sì, Eravamo in piena completa fuoriuscita dei peer, eravamo in pieno momento di inflazione, totale sconvolgimento dei mercati per le azioni belliche, c'era molta violenza sui mercati in quel momento, con grandissimi rimborsi da parte dei fondi, tu lo sai meglio di me. In particolare i primi 6 mesi del 23 sono stati mesi nei quali i riscatti sono stati su IGM tantissimi, per cui, ma te lo dico perché ho dialogato con alcuni investitori, ci siamo trovati ad assegnare 1.600.000 azioni gratuite sì. che un secondo dopo, per quasi 24 giorni consecutivi, sono state immesse sul mercato a qualsiasi prezzo, perché i gestori dovevano far cassa per poter compensare i riscatti che avevano. E il titolo è passato a 0,75 in un attimo. Quindi, ancora una volta e per la terza, al netto del fatto che Farmacosmo avesse disatteso il profilo di crescita e o di marginalità che aveva raccontato al mercato, io parto dal presupposto, e questo lo ridico nuovamente con il cappello di un investitore, un piano industriale di un'azienda da azionista è un piano industriale che necessita di un minimo di tempo per essere deliberato. Quindi se dopo un mese e mezzo vai via, hai delle logiche prettamente finanziarie. Se dopo un anno vai via, qualcosa di sbagliato nel ragionamento che si fa c'è. Sì, no, Perché il punto è che se lo chiedi a questi fondi grandi, i grandi fondi peer, loro ti dicono che hai ragione, però
sono stati costretti No, a ma io vendere, non, sono ma io stati di costretti fatti, a vendere per i riscatti ricevuti, quindi sono state vendite forzate. Poi lo so Massimo, ovviamente quello che potevano fare era vendere le large cap, perché sapevano benissimo che vendere le small cap, quanto più piccola è la small cap, ehm, tanto più grave è l'impatto di una vendita forzata, data la liquidità scarsa che contraddistingue il mercato. Per cui è quello che avrebbero dovuto fare. Poi invece, quando glielo dici, la risposta è che il loro risk management li forzava a vendere anche le small cap, altrimenti le small cap sarebbero diventate, se non fossero state vendute al posto delle large cap, troppo grandi nel fondo, e quindi si scompensava la cosa. Anche la Banca d'Italia pare che avesse lo stesso atteggiamento, per cui queste vendite sono state forzate, cosa che è stata veramente miope, perché, come dici tu, un investimento in una società growth dove non c'è ancora una profittabilità, ma una profittabilità immaginata e programmata nel tempo, ha bisogno di investitori pazienti, di investitori stabili, che invece specialmente sul mercato EGM non esistono. E da lì è partita, come sai, l'iniziativa da me anche promossa del fondo di fondi CDP, che dovrebbe in qualche modo sopperire a questa esigenza. Il fatto che i fondi pensione italiani, le casse di previdenza non investino ancora una lira sulle GM, sui titoli, sulle small cap italiane, di cui si fa tanto in teoria rumore, tutti sono a favore della real economy, come si dice, delle PMI, poi nei fatti vai a vedere che c'è molto poco interesse, molto poco investimento. È un fatto che ho fatto notare, ripeto, negli articoli che ho scritto. Speriamo che l'iniziativa CDP finalmente quest'anno sia l'inizio di una risposta. posso commentare? Come? Allora, io sono molto critico, in senso assolutamente negativo, con quello che tu hai appena definito e raccontato. Io credo che il mercato, per definizione, è un mercato, è una piazza virtuale, nella quale gli operatori devono avere la libertà di scelta, ma soprattutto devono essere tanti. Quindi la mia critica all'evento, agli eventi esterni che hanno spinto a ribasso il valore dell'equity, al di là di quello che è accaduto nel primo mese e mezzo, non è al gestore che era obbligato dal risk management di premere sell perché i peer sono finiti. Purtroppo è un dato di fatto e io lo subisco, ma non lo critico. Cioè, se c'è un evento al quale tu che non puoi contrastare, non puoi dire nulla a quei signori, non puoi dire Scusa, nulla. scusa, ti qualifico questa cosa. Certamente la colpa non è del gestore che è stato Esatto, costretto a vendere, esatto, la colpa è del sistema, cioè del assolutamente. distributore che hanno iniziato le grandi case a raccogliere fino a 10 miliardi nel 2017 nei PIR, poi hanno fermato completamente la raccolta a iniziare nella seconda metà del 2018. Non abbiamo tempo per spiegare perché questo è successo, ma nei fatti la raccolta dei PIL si è fermata e non è più ripartita. Per Corretto. cui quando sono arrivati i riscatti nel 2022, perché erano passati 5 anni, adesso parliamo anche di questo, non c'è stata una domanda sostitutiva, perché se la raccolta fosse continuata, chi vendeva sarebbe stato sostituito da chi investiva. Primo punto. Bravissimo. Massimo, questo è. Secondo punto, e questo è un fatto importante su cui pochi ragionano, la legge sui PIR dice che se mantieni il fondo per 5 anni hai diritto all'esenzione della capital gain tax. La legge non dice che per acquisire questo diritto devi vendere il fondo. Tu il fondo te lo puoi, se l'hai tenuto per 5 anni, hai diritto alla capital gains exemption anche nel sesto, settimo, ottavo anno.
Per cui il fatto di vendere è stato un errore sia all'inizio perché appunto non era necessario, sia alla luce di quello che poi è successo nel 23, perché chi ha venduto nel 22 ha cominciato a vendere nel 22, magari switchando in maniera sconsiderata da un fondo PIR che ha l'orizzonte temporale molto alto al BTP valore che non c'entra niente, ha fatto un errore perché nel 23 il MIB 40 che è una gran parte del PIR, perché un altro errore che si fa è di equiparare i PIR alle small cap. In realtà la parte small cap dei PIR è 5, 6, 7%, tutto il resto è mid e large cap. Quindi i fondi PIR, chi non ha disinvestito, chi ha resistito alla tentazione di disinvestire nel 22 e ha mantenuto il fondo PIR nel 23, ha fatto il 30% nel 23, molto di più di quello che ha fatto col BTP valore. Quindi questa è la qualifica. Quindi tu hai ragione a dire che non è il gestore il problema è molto più complesso. Il problema è molto più complesso. E poi ti faccio un'altra osservazione. Quando tu dici i mercati hanno sempre ragione, non è così. Cioè noi siamo qui per dire che Farmacosmo vale molto di più. Sì, e allora se il mercato dice che il Farmacosmo vale 0,75, io e te diciamo che non è così. Per cui certamente uno non può dire ho ragione solo io, c'è anche è vero quello che tu dici, cioè bisogna considerare cosa il mercato pensa e perché uno non riesce a capire, non è riuscito a captare quello che il mercato pensa. Però è anche vero che un mercato con un livello di liquidità così basso non è un mercato. Cioè, un mercato è funzionale se c'è una liquidità sufficiente dove ci sono compratori e venditori, come tu dicevi, non ci sono fondi, per cui quando arriva la vendita da parte del grande fondo che deve vendere, dall'altra parte non c'è un altro, come per esempio il Made in Italy Fund, che ovviamente non ha a disposizione il cash per comprare il Farmacosmo di chi vende, di chi le vende per i riscatti dei PIR. Non ci sono, è tutto un sistema che è ingessato per la liquidità, è ingessato perché è difficile per i fondi PIR, per i fondi piccoli raccogliere, e quindi è un mercato che non funziona, che deve essere disingessato in qualche maniera. Allora, è esattamente questo quello che io stavo cercando di dirti. Quando io dico che sono molto critico, la mia critica è una critica innanzitutto e come sempre costruttiva. Cioè, il mercato in quanto piazza virtuale deve avere degli attori che non devono chiamare la mamma pubblica. Cioè, immaginare che IGM domani, fra un giorno, debba essere salvato dal fondo dei fondi di CDP, per me è la più grande follia istituzionale che possa mai accadere. Cioè, non è inimmaginabile pensare che una piazza finanziaria debba sopravvivere perché c'è qualcuno che diversamente la farebbe chiudere. Perché noi siamo arrivati a questo, Massimo. I PIR, alla fine, quello che è accaduto con i PIR sono anche l'effetto di un combinato fiscale. Il mercato, invece, quando io dico che il mercato ha sempre ragione, è un modo per dirti che molto probabilmente, anzi io sono seduto su questa macchina e lo so, il valore di 1,70 ai quali Farmacosmo ad un certo punto si era assestato era il valore più giusto che ci fosse in quel momento. E continuo a credere che sia quello corretto adesso, se vado a vedere il valore non solo di Farmacosmo SPA, cioè la piattaforma, ma delle subsidiaries che stanno sotto, che ora ti racconterò. Ecco perché io dico che il mercato ha ragione. Quando è che il mercato non ha più ragione? Non ha più ragione quando esistono degli eventi distruttive esterni, un gestore che è obbligato a vendere perché chiude il PIR e quindi preme sell, e dall'altra parte il mercato è vuoto. Il mercato in questo momento di IGM è in mano a 15 nomi, 15, che bene o male detengono l'85% delle società che sono, e non sto parlando del tier 2, sto parlando diciamo dei nomi un po' più grandi. È totalmente sbagliato.
Se noi in IGM non siamo in grado di attrarre investitori francesi, inglesi, tedeschi, svedesi, norvegesi, un motivo ci sarà. Se Ma non attraiamo nemmeno gli investitori italiani, questo è il punto. Perché però gli investitori italiani alla fine sono quelli, i nomi sono sempre ma quelli. quello è il punto, quello è il punto, Esatto, Fabio. Certo esatto. che sono quelli, però è vero che fondi pensione e casse di previdenza in toto gestiscono 300 miliardi. Basterebbe un 1% di questi 300 miliardi, 3 miliardi, che quindi senza stravolgere l'asset allocation dei fondi pensione che fanno il loro lavoro, lo fanno bene, basterebbe un 1% per dare linfa a questo mercato. Tu dici la mamma CDP, no, non è così. Quando c'è un fallimento di mercato così evidente, è chiaro che c'è bisogno di una politica di sostegno. Assolutamente. E questa politica Però di è un sostegno fallimento, Massimo. È un esatto. Se ci si rivolge a CDP, è un fallimento. È un fallimento, È un però fallimento. sono fallimenti di cui bisogna tener conto e a cui bisogna porre rimedio. Assolutamente. Però vedi, io credo che o c'è qualche cosa che è ancora più distorsivo dalla parte del legislatore e dell'organo esecutore, perché se io vedo i dati dell'anno scorso, vado a memoria, forse mi sbaglio, 21 delisting, 21, Esatto. e un solo IPO su MIB che valeva tipo 3, una roba del genere. E allora perché in questo momento tutti sono immobili? Cioè perché non c'è quella reale attenzione che occorre? Tu prima parlavi del fondo dei fondi di CDP. Io ho la mia idea di quello che accadrà, ma me la tengo per me, perché è un'idea polemica e quindi me la tengo per me. Dico ancora che in questo momento guardare il valore dell'equity di tutte le aziende quotate su IGM, io non parlo di Farmacosmo, è totalmente inutile. Io seguo con grandissima attenzione un mio collega che è quotato su IGM che fa double digit revenue, double digit EBITDA, utile netto, e il titolo sta sempre là. Lo dici a me. Sta sempre lì. Quindi non parlo di Farmacosmo che perde, ti parlo di chi è un'eccellenza nel mondo del mercato. Quindi siamo tutti, tra virgolette, in questo momento in un limbo di un mercato che non tira e continuerà a non tirare perché con 10.000 azioni vieni sospesa al ribasso al rialzo. Se fai dei numeri importanti non accade nulla. Quindi Massimo, il Quindi punto o è... lo chiudi o lo sostieni, e la maniera di sostenerlo deve essere attraverso la mano pubblica, che non è, come dici tu, la mamma, eccetera. Ci sono... Però è un dato reale, Massimo, è un succede in dato reale. Francia. Bravissimo, Sì, bravissimo. Ma succede guarda che in Francia, succede... quello che tu stavi raccontando dei fondi pensione, io da Londra ho seguito i fondi pensione, li conosco benissimo, ne conosco tanti. Personalmente conosco i CFO, conosco i presidenti. Io non dimentico che una roba del genere, ovviamente non fatta bene a sostegno, tu forse ricorderai come me, all'epoca quando Tremonti, nel momento più drammatico del governo italiano, quindi parliamo credo del 2011, ad un certo punto voleva mettere sotto il cappello dell'INPS tutti i fondi pensione. E lì ci fu una lunghissima diatriba legale sulla vera natura dei fondi pensione, che sono sì il terzo pilastro delle associazioni di categoria, ma che molti equiparavano a, essendo un fondo previdenziale, a quello che accadeva con l'INPS. Quindi io continuo a dire, ben venga, non ben venga, è meravigliosa l'iniziativa di CDP. Sarebbe meravigliosa l'iniziativa con la quale i fondi pensione, i fondi di previdenza possano sostenere IGM, possano sostenere il sistema finanziario. 2 commenti. Il primo, del fondo dei fondi di CDP, tu sei in grado di dirmi secondo te quanto arriverà a IGM? Poco. E tu sei sicuro che arriva sul secondario? Sì, sul secondario, nel senso che ci saranno almeno 700 milioni da investire. Quanto di questi... Sul secondario? Sì, Tu sei sicuro che arriverà sul secondario? No, allora... Io ho la mia idea. I fondi pensione, scusa, il fondo di CDP avrà una dotazione di almeno 700 milioni che saranno 350 investiti, più 350. esatto, che saranno investiti quindi in titoli non MIB.
Ora, quanto di questi saranno mid cap, quindi titoli star, e quanto saranno small cap è tutto è da vedere, GGM, eccetera. Però Però sono tu hai letto, i gestori possono anche andare con la liquidità fino a un certo periodo sui titoli di Stato, possono fare tutta una Sì, serie di no, cose. certo. Quindi, allora, uno è un'iniziativa fantastica, come l'iniziativa delle casse previdenziali sarebbe fantastica. Sarebbe fantastica. Quindi va benissimo, però io continuo a dire che secondo me tutti gli operatori debbano, come dire, veramente un attimo fermarsi e interrogarsi se esiste a monte di Certamente, il IGM problema è a la monte. necessità di una rivisitazione di IGM. Ok? Esatto. Io entro e ci resto. Devono essere rilanciati, no? Perché abbiamo detto la raccolta si è fermata. Vabbè, però torniamo a Torniamo noi. a noi. Torniamo a Torniamo a noi. noi. Quindi ti stavo Allora, dicendo, l'evento ascoltami. disruptive è Sì, quello là di marzo del 2023, sì, che sì. sostanzialmente ha visto una vendita tutta quanta in lettera e non c'era denaro, per i motivi che conosciamo, per assorbire 1.600.000 azioni in pochissimo tempo. Quindi ha sostanzialmente frizzato il valore dell'equity di Pharmacosmo a 0,75. Nel tuo speech iniziale dicevi Pharmacosmo entra con una valutazione di circa 80 milioni. No, noi siamo entrati innanzitutto all'epoca delle conversazioni pre-IPO, i multipli sul pharma online erano quasi per 3. Io ricordo che i nostri colleghi di Tre Talea, cose. le revenue, 3 revenues, io esatto. ricordo che i nostri colleghi di Talea, che sono stati i precursori dal 2018 e fanno lo stesso nostro identico lavoro, quotavano quasi 3 volte le revenue, quando noi avevamo deciso di fare IPO. Quando siamo Talea che andati si chiamava allora? Pharmae, che si chiamava Pharmae, Pharmae. esatto. Quando siamo arrivati in IPO, quel per 3 era già diventato per 1,1 per effetto della guerra. Quindi crolla Shop Apoteche, oggi Redcare, crolla Talea, noi arriviamo a marzo, in 5 mesi, quel famoso valore che ti danno le varie case d'affari, ti quoti con un valore per 3 delle revenue, era diventato per 1,1. In 5 mesi. Quell'1,1 è diventato a un certo punto per 0,4. Quindi noi abbiamo fatto IPO, Massimo, con una certezza. Non abbiamo voluto raccogliere i soldi per diventare i leader di mercato della vendita del pharma online. L'ho raccontato 2 anni e mezzo fa, lo racconto ancora oggi. Il mondo della e-commerce, il mondo del commercio digitale è un mondo che vive esclusivamente di una delle componenti più grandi che la muovono, una sola leva la muove, il prezzo del bene che tu vendi. Ora, quando noi abbiamo iniziato nel 2014 ci contavamo su una mano. Non che oggi siamo in tanti, perché oggi in Italia esistono circa 1.100 operatori nel pharma online. Nel mondo dei grandi siamo in 4, ok? Per un mercato che noi 4 gestiamo per il 40%, è un mercato da 1 miliardo di euro, dati del 2024, e poi c'è tutta una coda molto frastagliata. Ma è chiaro che c'è una competizione gigantesca e la competizione è beating on price. Quindi io ti vendo il somatoline, il moment di turno, ma combatto per dei centesimi. Quindi quando abbiamo fatto IPO noi abbiamo detto noi vogliamo uscire da questa logica, chiediamo le risorse affinché nel nostro piano industriale, ed un piano industriale si realizza almeno in 5 anni, vogliamo diversificare la componente dei ricavi e quindi dei margini positivi sul pet, sul beauty e sul digitale. Infatti, è quello che scrissi agli investitori nella lettera del secondo trimestre del 2023, proprio per parlare del crollo del titolo, dove lì, adesso non la leggo perché è lunga, ma parlai di profumeria web, di Bao Cosmesi e della piattaforma ContaQ, eccetera. Quindi Esatto. Io direi parliamo di questo, che è la cosa parliamo più di questo. importante. Cosa è Pharmacosmo ora? Abbiamo detto esatto. dell'inizio, della partenza, eccetera. Hai appena detto che la strategia è stata quella di utilizzare questa entry point per sviluppare ulteriori servizi che andassero al di là
della mera vendita online del farmaco o del prodotto per aggiungere servizi a maggior valore aggiunto. Quali sono questi servizi adesso? Vi siete mai chiesti come sarebbe un mondo in cui il benessere si fonde con la bellezza? Un mondo in cui poter trovare prodotti e servizi dedicati alla salute e alla cura della persona, a cui accedere con una semplice connessione da infiniti luoghi. Un mondo in cui dietro ogni click c'è una persona, un professionista pronto ad aiutarvi. Noi abbiamo immaginato questo mondo. Noi siamo Farmacosmo. Farmacosmo nasce nel giugno del 2013, pioniere dell'e-commerce Health, Pharma and Beauty. In 10 anni abbiamo consolidato un modello di business innovativo. Ci ha permesso di raggiungere risultati eccezionali in poco tempo. A marzo 2022, Farmacosmo aveva un carrello medio di oltre 95 euro, fra i più alti d'Europa, milioni di utenti mensili e clienti sempre soddisfatti. Queste caratteristiche sono state il volano per l'ingresso in borsa italiana sul mercato Euronext Growth. Dopo questo passo abbiamo continuato a investire nella nostra crescita, acquisendo altre realtà complementari al nostro core business. Profumeria Web, il più longevo portale beauty italiano, acquisito a fine settembre 22. Pharmacy, portale dedicato alla salute e al benessere, assorbito per diversificare le strategie di marketing. 3 farmacie fisiche a insegna Farmacosmo, per sviluppare la strategia di radicamento sul territorio, migliorando la brand awareness e la customer experience. Bau Cosmesi, e-commerce in ascesa nel mondo del pet, che sviluppa prodotti premium, naturali ed ecosostenibili a marchio proprio. E oggi siamo orgogliosi di annunciarvi il nostro nuovo progetto. La nostra piattaforma di telepsicologia, Contactu. Contactu nasce dalla consapevolezza che il benessere psicologico è parte integrante della salute di una persona. È una piattaforma innovativa guidata da una direzione scientifica di rilevanza internazionale che permetterà a migliaia di utenti ogni giorno di accedere a un percorso di terapia con professionisti altamente qualificati comodamente da casa. Contactu, il primo passo verso il benessere. Oggi Farmacosmo ha finalmente, come abbiamo raccontato negli ultimi comunicati stampa, integrato totalmente tutte le piattaforme che abbiamo acquistato. Siamo entrati nel mondo del beauty con Profumeria Web, era una piattaforma che usciva da 3 anni di meno 1.100.000 di perdite all'anno. Oggi Profumeria Web è una società totalmente risanata, è una verticale della vendita, quindi di fragrance, beauty, cosmesi, anche del lusso, perché siamo stati approvati da alcune case del lusso, e che finalmente vive con le proprie gambe, perché abbiamo dovuto impiegare moltissime risorse economiche all'interno di Profumeria Web per risanarla. Abbiamo rilevato Bau è un gioiello e continua a performare in una maniera brillante, un'azienda che rileviamo per 280.000 euro di fatturato, chiudiamo il 2024, come abbiamo raccontato, a 4 milioni. Cosa fa Bau? Bau vende prodotti esclusivamente sul pet. Quindi nasce quando la compriamo noi con 8 prodotti di cosmesi per il cane, le pomatine per le cose, il nasino e le orecchie. Oggi ha 98 differenti SKU. Il prodotto più venduto non è più la pomatina, ma è l'integratore per lo stomaco per i cani. Abbiamo lanciato Miao, che è l'altra gamba del business, e stiamo per fare altre cose. Quindi è una società che riporta utile netto sotto, non EBITDA, utile netto sotto, e genera cassa per 600.000 euro. Siamo entrati nel mondo della telepsicologia con Contactu. Contactu l'abbiamo fatta tutta quanta da zero, senza risorse economiche, perché non avendo tutte queste partecipate, il business model di Farmacosmo che generava circolante
ad un certo punto, per effetto della diminuzione del B2B voluta, perché noi l'abbiamo dovuta per forza ridurre, perché tutti voi investitori in sede di IPO ci avete detto uscite da questo business che all'epoca pesava per il 65% in IPO. Quest'anno chiude, penso, intorno al 20% come peso. Ok? Rinunciare massimo a 13 o 12, no, dunque facciamo 13, 12 e mezzo quest'anno, 17. Abbiamo rinunciato in 2 anni a 17 milioni di fatturato. Cioè Pharmacosmo a parità di perimetro quest'anno girava a oltre 80 milioni di ricavi. Sì, però è un ricavo sono ricavi senza profit. Era un ricavo senza profit, perché quando ci siamo quotati c'era un certo profit. Sì, Andando avanti, la nostra controparte non accettava più determinate marginalità. Noi non potevamo vendere in perdita, abbiamo dovuto assorbire 17 milioni di fatturato in meno massimo. È una cifra che per un'azienda che ne faceva 55 è enorme. Noi siamo qua con un bilancio fortissimo, anzi forti di più di prima. Generiamo marginalità, ci siamo concentrati sul B2C, quindi ci rendiamo conto che in 2 anni abbiamo dovuto necessariamente raccontare una storia diversa. Oggi siamo una piattaforma completamente integrata di 360 gradi, dove Contact2 ha fatto più di 15.000 ore, più di 15.000 ore di psicoterapia, avendo speso 200.000 euro di marketing in un anno, non avevamo soldi. Più di 120 terapeuti, abbiamo aperto la gamba del B2B, facciamo assistenza psicologica in azienda, vendiamo crediti formativi, facciamo formazione per i terapeuti. Abbiamo BAU che si sta ampliando in maniera veramente double digit ancora nel 2025. Pharmacosmo.it è e rimane una piattaforma di alto spendenti. Il nostro carrello medio, quando ci siamo quotati, era 97 euro. Oggi chiudiamo il 2024 a 104, ma i clienti ricorrenti arrivano a 109 e a 113. Come dicevi tu, il 74% dei ricavi di Pharmacosmo in IPO erano ricorrenti e stabili. Oggi sono l'83%. Cioè significa che noi ogni anno iniziamo con la consapevolezza, ovviamente anche la speranza, ma la consapevolezza di replicare l'83% dei nostri ricavi, che non dobbiamo andarli a cercare fuori, perché sono sempre ricorrenti. Il cliente ricorrente di Pharmacosmo, che spende più di 100 euro, prima comprava 3,6 volte, oggi compra quasi 5 volte all'anno da noi e l'abbiamo già acquistato come cliente. Quindi Pharmacosmo oggi è una realtà di una holding, ma 6 piattaforme, tutte oggi totalmente indipendenti nella marginalità. La stessa Farmacia De Leo, quindi Farmacy più la farmacia. Quando abbiamo rilevato Farmacia De Leo, la farmacia girava a certi numeri e il sito perdeva 350.000 euro circa, credo. Non ti posso anticipare quali sono i numeri di Farmacia De Leo in termini di EBITDA del 2024, ma abbiamo lanciato un chiaro segnale nel comunicato stampa. Farmacia De Leo, standalone il sito Farmacy, non tutta Farmacia De Leo, riduce del 10% il fatturato sul sito, aumenta quello della farmacia, un motivo ci sarà, abbiamo aumentato la marginalità. Quindi, Massimo, rimaniamo focalizzati esclusivamente sulla crescita della marginalità di tutta la società. Una società, abbiamo detto, solida, con margini e con prospettive di crescita importanti, che vale il 40% delle vendite. Quindi quando mi dici il mercato ha sempre ragione, sbagli. Io dico che hai ragione, Massimo, io dico il mercato ha sempre ragione in termini generali. Ti ho raccontato perché non ha ragione con noi da un punto di vista tecnico su quello che è accaduto sul titolo e tralascio quello che è accaduto da ottobre a gennaio, perché su quello non posso raccontare nulla al momento. Sì. Perché siamo arrivati a valere 0,35 a un certo punto. A dicembre Pharmacosmo è salita del 90%. Pharmacosmo piano piano sta iniziando a prendere valore perché durante i nostri incontri che abbiamo, come quello che sto avendo con te, Massimo, ti dico una cosa, BAU chiude a 4 milioni 0,50, vado a memoria credo, circa di fatturato, e tra meno di un mese conosceremo anche l'entità dell'EBITDA, dell'utile, della perdita, di quello che sia di BAU. Lo stesso Telepsicologia chiude con oltre 600.000 euro di fatturato da zero. Ora, queste due strutture, queste due subsidiaries, nel mio stato patrimoniale,
io ce l'ho a book value. Ora, se domani mattina una società come Bau, che fa più 90% di crescita in 12 mesi, con una prospettiva molto forte, arriva qualcuno e mi dice: senti, ma secondo me, ora ti prego non prendere i numeri, io non sto dando dei numeri di borsa, sto ragionando. Dice una società che potenzialmente nel 2025 potrebbe fare 6 milioni, con un utile netto a doppia cifra sotto, non segue la regola dell'e-commerce 0708, va a multipli, perché è il settore più trainante in questo momento il pet. Abbiamo visto dei trade in America di realtà come le nostre vendute 4 volte il fatturato, ok? Se dovesse arrivare qualcuno e dice: io mi compro Bau, dico un numero a cavolo ad alta voce, ti prego, a 12-13 milioni, quel valore non c'è nel titolo oggi, perché è tutta market cap. Se domani mattina ci sta l'opportunità di far entrare un investitore in telepsicologia, quindi telepsicologia più telemedicina, dove si applicano comunque dei modellini di DCF, e ti dicono che telepsicologia possa valere 5, 6, 7, 8 milioni, e non è follia, né overpromise, ti prego, cioè sto ragionando come se stessimo ad un caffè, non è nel book value, scusami, è a book value, non è nella market cap. Ecco perché io ti dico che il valore di Pharmacosmo oggi è sottostimato per effetto di tutto quello che è accaduto, ma perché in pancia ha degli asset che valgono molto di più di 0,304 è fatturato. Assolutamente, assolutamente. Quindi dove andrà la società tra 3 anni? Come la vedi? Io ti posso dire... Magari arriva uno, ti fa un'offerta e la togli, tu sei, dopo tutto quello che hai passato, magari no, è una prospettiva che almeno ti suscita un po' di interesse, perché ed è quello poi tra l'altro, come abbiamo detto, che è successo per tante società, portate in IPO con un certo piano di investimenti, un certo piano di long term horizon, che poi sono state lasciate invece in questo mare di illiquidità, dove appunto vengono scontate in maniera drastica. Arriva un private equity o anche il proprietario stesso che dice: basta, usciamo perché mi sono rotto le scatole, e usciamo dal mercato, perché se il mercato non è un mercato, se non fa quello che il mercato dovrebbe fare, io non posso nemmeno raccogliere dei soldi, perché è chiaro che a 0,4 delle vendite non faccio un aumento di capitale, tanto vale uscire. Però sarebbe comunque un peccato per il mercato in generale, perché quello che da italiani vogliamo è avere aziende solide, pubbliche, a cui qualsiasi investitore può liberamente accedere. Per cui ragioniamo sul fatto che un evento di questo genere non avvenga. Cosa sarà Pharmacosmo tra 3 anni? In particolare, quali saranno i margini? Perché tu hai detto margini in difficoltà all'inizio, poi abbiamo fatto appunto preso iniziative che ci porteranno alla profittabilità, che finora non c'è. Per cui tra 3 anni come si arriva ad essere profittevoli? Allora, faccio un passo indietro. Io ti dico dove sta andando il mercato, Sì. e poi ti dico dove va Pharmacosmo, cioè dove va, dove potrebbe andare Pharmacosmo. Io credo che il mercato del digital health non è più il mercato di 3 anni fa, quindi il mercato della sola vendita del pharma, come noi abbiamo raccontato 3 anni fa, e in questo almeno ce ne prendiamo il merito, ma è un mercato che deve necessariamente diversificare nel mondo dell'health. Quindi se io guardo questo mercato, vedo un mercato fatto di aggregazioni, Massimo. Aggregazioni di competenze, di verticalità e quindi di numeri più grandi. Se io dovessi immaginare da 4 anni che Pharmacosmo sia parte di un gruppo o coparte di un gruppo più grande nel mondo dell'health, non sarebbe accaduto nulla di strano. Nulla di strano. Perché? Perché noi mettiamo a disposizione
di potenziali operazioni, le nostre competenze di 15 anni di e-commerce, le nostre competenze sulla telepsicologia, le nostre competenze sul pet, le nostre competenze sulla profumeria. Quindi domani mattina suona il mio telefono ed è un collega, ok, parliamo prima di una cosa industriale, ed è un mio collega che è specializzato in qualcosa o un mio collega che fa il lavoro e mi dice: ma secondo me insieme siamo fortissimi e quindi assumiamo anche una posizione completamente diversa. Io ho il dovere di ascoltarlo, Massimo, Certo. per l'interesse degli azionisti. Quindi Farmacosmo, nel mio desiderio, tra 3 anni è auspicabile che sia parte di qualcosa di grande nel mondo del health. Poi come ci si arriva si vede. Come ci si arriva si vede, ma di acquisizione. sicuro, esatto, ma c'è molto fermento in questo momento nel mio mondo. E, insomma, non credo che sia un segreto il fatto che Farmacosmo, come tutti i suoi colleghi nelle stesse verticali, vengano compulsati su base settimanale da fondi di private equity, dall'investitore, da questo e da quest'altro. Io ascolto tutto e ascolto tutti. Quindi c'è un enorme interesse in questo momento nel mondo della salute. In questo momento 3 sono i temi: la salute, il beauty e il pet. Questi sono i temi che stanno trainando e che traineranno. Tu sai, raccontavo, a gennaio dell'anno scorso 19.000 medici non è stato fatto il replacement della mutua, no? Il Servizio Nazionale Italiano. Non esistono più. Che oggi ci sia un tema di telemedicina e di telepsicologia è chiaro a tutti. E sono degli ambiti che noi oramai già presidiamo da un anno. Quindi noi possiamo immaginare che un domani Farmacosmo sia parte di qualcosa di molto grande. Che quel domani sia tra 20 giorni, sia tra 6 mesi, non te lo so dire, nel senso non lo posso dire, non te lo so dire. Di certo Farmacosmo deve fare di tutto affinché ciò accada, proprio perché non possiamo rimanere a galleggiare in un mercato non disciplinato in maniera corretta e che ti premia in maniera corretta per quello che fai. Quindi a noi tocca il compito di, come dire, andare ad aggiustare quelle che sono delle distorsioni che oggi avvengono sul valore del titolo. Ma anche per i beni di azionisti, poi, ma anche per il mio, perché sì, certo è frustrante essere seduti al posto mio, e io credo che tu lo ricordi perché oramai ci conosciamo da tempo. Io ho investito 2,2 milioni di euro dei miei soldi. Massimo, lo sai qual è il mio prezzo medio di carico, il mio PMC? 1,83. Quindi non ti sto parlando come Deco F, socio di maggioranza della holding. Fabio De Concilio ha comprato più del 2% della società con i miei risparmi. Io sono non sereno, più che sereno di vedere i miei soldi di nuovo, perché so di essere seduto su un'azienda solida, con delle professionalità eccellenti e con una visione strategica ben definita. Noi faremo quello che abbiamo raccontato al mercato. Siamo in ritardo? Sì. Abbiamo commesso degli errori? Sì. Parliamo un attimo di questo, perché poi gli errori si fanno, chi non fa gli errori sono il sì, primo però senza neanche esagerare, non è che abbiamo fatto chissà che disastri. Cioè... Parlami un po', tornando indietro, cosa non avresti dovuto fare? Guarda, di cose che potevi fare e non hai fatto, perché poi i peer non avevi tu. Tornando indietro, probabilmente non avrei dato così tanto peso alla marginalità del B2B, perché lì aver dovuto rinunciare a 17 milioni di fatturato in 2 anni ha messo compressione al circolante, ha fatto nascere un po' di debito, quindi quella cosa che ci siamo trascinati per 2 anni non ci ha consentito di fare alcune cose. Quindi cosa avresti dovuto fare al contrario? Guarda, probabilmente avrei dovuto aspettare un attimino prima di fare IPO e vedere a settembre del 2023 come si sarebbe evoluta la gamba del B2B. Quindi e non ereditare. IPO. Ok. Avrei dovuto aspettare qualche mese in più prima. Quindi io l'IPO
è stata la migliore soluzione per raccogliere delle risorse. Non parlo degli attori dell'IPO che mi hanno assistito, non parlo degli attori dell'IPO che sono stati intorno a me. Io continuo a dire che alla fine della fiera le cose sono andate come sono andate, noi siamo qui ancora più forti di prima, con una strategia ancora più vincente di prima, perché quello che dovevamo fare, ridurre il B2B, l'abbiamo fatto. E ti anticipo, Massimo, perché l'abbiamo raccontato pubblicamente, che il 2025 l'IPO da 12 non avrà double digit. Scusami, il B2B. Il B2B, ripeti. Nel 2025 non avrà più double digit. Sì, sarà meno del 10%. Quindi noi immaginiamo che abbiamo concluso tutte le attività che dovevamo fare propedeutiche ad una crescita organica, perché l'esterna ce la siamo portata con i soldi, utile per poter andare bene. Vero è che tutte le acquisizioni ci hanno generato un goodwill importante, i costi di IPO sono stati molto grandi e molto importanti, questi ci trascinano un ammortamento annuale che non ci sta facendo vedere ancora la possibilità di soddisfare gli investitori con un utile sotto. Sì, ma però le società cassa, oggi sono tutte profittevoli. In termini di cassa siamo cash positive, no? Noi Non ancora. non siamo ancora cash positive Punto. perché tutto quello che abbiamo preso l'abbiamo anche pressato sotto. Noi abbiamo in questo momento un credito nei confronti di Profumeria Web di circa 2.600.000 euro. Abbiamo finanziato Contactu, abbiamo finanziato PharmaWow, abbiamo degli accordi di earn-out per esempio su Farmacia De Leo. Cioè noi cassa l'abbiamo tra virgolette bruciata nel senso che abbiamo dovuto investire tante risorse per poter fare e costruire un ecosistema così importante come oggi è Farmacosmo. Di sicuro in questo momento non siamo acquirenti, veniamo compulsati spesso per poter comprare altro, ma non siamo più acquirenti. Abbiamo razionalizzato le nostre subsidiaries e oggi le nostre subsidiaries sono tutte pronte per fare quello che devono fare. Non escludo che possa avvenire un'operazione straordinaria su una subsidiary, ma semplicemente per poter aumentare il boost di crescita di qualche subsidiary. Perfetto. Senti Fabio, abbiamo parlato di tante cose, cominciando a parlare di te, torniamo a parlare di te. Cosa ti motiva? Perché quello che fai credi sia importante? Perché tutti i giorni guardo negli occhi 100 ragazzi e vedo una gioia e una compartecipazione alla vita che non ho mai visto in 25 anni di banca. Cioè i miei ragazzi ovviamente non hanno la percezione di cosa significa essere seduti qua e avere delle pressioni da public, ovviamente, no? Perché se non fossimo public, forse il 70% delle pressioni che ricevo non esisterebbero neanche. Sono abituato, sono strutturato per averle, quindi non mi spostano né tantomeno mi preoccupano. No, che poi sono pressioni, se vuoi, costruttive. Costruttive, benefiche, perché se uno non ha questa pressione magari si siede assolutamente. e non è che i problemi passano, non è che le pressioni creano i problemi, le pressioni le mettono in evidenza. Ma neanche un po', sono delle pressioni, infatti non ho detto negative pressure, sono delle pressioni costruttive che ti aiutano in un continuo e costante contraddittorio e che ci aiutano a crescere. Quindi quello che mi motiva tantissimo è vedere negli occhi i miei ragazzi lavorare, non beggiare uno straordinario, lavorare la domenica alle 11 e non sapere che lo stanno facendo. Quindi sapere che tutto questo dà loro un futuro, dà loro serenità. Dunque negli ultimi 2 mesi i miei ragazzi mi hanno detto che avremo 4 nuovi bambini che stanno per arrivare. Questo mi dà gioia, Massimo. Sapere che loro sono sereni perché stanno lavorando per un'azienda molto solida e sana, che ha delle prospettive di crescita importanti e che è molto molto stimata nel proprio universo per il proprio business model. Quindi mi motiva questo, mi motiva il fatto che sono un combattente da sempre. Io ho iniziato a lavorare a 17 anni e mezzo, quindi so esattamente che cos'è il sacrificio e non mi spaventa davvero nulla.
E poi ricordo che quando ci siamo chiacchierati tu ed io, mi hai detto Fabio, io ti farò un'ultima domanda, che se c'è qualcosa o qualcuno al quale ti piace ispirarti, no? Sì. Io ho sempre avuto una stima gigantesca per l'ex CEO di Stellantis e di Fiat, il buon Marchionne, il buon Sergio, perché quella è la vera resilienza, cioè quella. E tutte le varie pillole che tu puoi trovare nei vari YouTube, no? Quando vedi un uomo che ha forse erroneamente devoluto l'intera vita al proprio lavoro. Massimo, tu sai, no? Sei un uomo di finanza, sei un uomo di lavoro. A me capita ogni tanto di fermarmi quando sono la notte nel letto e casomai non dormo, non per i pensieri, ma perché sto cercando di capire come risolvere una cosa e sapere che casomai nelle 8 ore precedenti non ho sentito i miei figli o non ho dedicato del tempo ai miei affetti. Quindi quello è una cosa che secondo me a lui è pesato tantissimo, ma professionalmente io credo che di uomini come lui il nostro paese ne dovrebbe avere tanti, ma tanti, come lui, come il Brunello Cucinelli, perché sulla parte di corporate, di aiuto verso i dipendenti, cioè esistono delle eccellenze nel nostro mondo che non sono dei chiacchieroni o delle persone che si sono trovate alle spalle soldi e hanno potuto fare altro. Sono persone nate dal nulla che sono un esempio per me. Io non sono assolutamente alla loro altezza, ma vengo dal nulla anche io. Io sono cresciuto con mio fratello e con mia madre. Mia madre all'epoca era una segretaria di una clinica, è andata in pensione da direttrice della clinica, ma non avevamo i soldi per dire facciamo questo e facciamo quello. Ce lo siamo costruiti con le nostre mani, tutto. Per me quelli sono degli esempi di professionalità, di cultura, di educazione e di rispetto. Su Marchionne non sei il primo a prenderlo da esempio. Lo dico sempre ai miei ragazzi, a noi è successa una cosa simile di quel suo intervento quando ad agosto entra e dice sono in vacanza, ma in vacanza da cosa? Io perdo 6 milioni di euro al giorno. A me è capitato, cioè io quando dovevo fare una cosa tra luglio e agosto, eravamo nel pieno di un'operazione straordinaria che però non abbiamo fatto, io entrai in ufficio il 6 agosto, il Dipartimento di Finance era pieno di gente, pieno, e loro dissero noi non possiamo andare in vacanza, noi siamo con te. Quindi Marchionne è un mio conterraneo, siamo entrambi originari di Chieti, poi la sua famiglia emigrò in Canada e mi è sempre molto dispiaciuto dopo la sua scomparsa non aver avuto il tempo di incontrarlo. Contavo di farlo a un certo punto, ma poi è passato il momento. Sicuramente condivido la tua grande ammirazione verso il personaggio e faccio la considerazione che lui ha avuto un grande problema che col fumo. Lui era un fumatore, fumava un sacco di sigarette e non ha avuto l'intelligenza, una persona così intelligente, di capire che quello anzi lo sapeva, ma non ha avuto la forza, l'intelligenza di smettere. Questo è Massimo, si chiamano dipendenze. I misteri dell'intelligenza. Tu puoi essere estremamente intelligente da una parte e prendere scelte drasticamente stupide dall'altra. Vabbè. Grazie ancora Fabio. Massimo, a nome di tutti noi, grazie dello spazio che ci hai dedicato e siamo sicuri che il 2025 sarà già gli eventi e il valore del 31 dicembre iniziano a far vedere come Pharmacosmo sta mettendo tutto in chiaro e tutto ben definito, quindi il famoso euro 0,90, 0,80 del 31 dicembre inizia a dare l'idea di dove vogliamo andare, sicuramente molto più in alto di adesso. Lo speriamo tutti. Concludo con le due solite osservazioni. La prima è che abbiamo fatto una lunga ed amabile e approfondita chiacchierata con Fabio De Concilio, CEO di Pharmacosmo. Niente di tutto quello che ci siamo detti deve essere preso come un consiglio di investimento. Chi ci ha ascoltati faccia le sue considerazioni e faccia i suoi calcoli e prenda le sue decisioni. La seconda cosa, la preghiera di
diffondere, sottoscrivere il canale YouTube Made in Italy CEOs, in modo da permetterci di continuare a fare nuovi podcast e a diffondere quello che pensiamo sia un servizio utile per gli investitori e per il mercato. Grazie. Grazie Massimo, grazie a te di tutto.